Benvenuti sul canale Ecolinguist. Mi chiamo Samantha e sono toscana. Ho una laurea triennale in storia e sono una grande appassionata della Divina Commedia. Ho una pagina di arte su Instagram dove pubblico le mie illustrazioni a tema letterario e storico e a volte parlo anche di temi toscani. Bisogna fare una precisazione riguardo al toscano. Rispetto agli altri dialetti italiani, il toscano è parecchio simile all'italiano. Questo perché la base della lingua italiana è stata proprio un dialetto toscano. E di toscano ce n'è anche diverse varianti. Il vernacolo che parlo io è della parte centrale della Toscana, c'ha influenze senesi, pisane e volterrane. Quindi ci sta anche che alcune delle parole che vi farò indovinare stasera non siano usate dappertutto in Toscana. Abbiamo qui 5 parole in toscano e vediamo se una persona che parla francese e una persona che parla spagnolo riescono a indovinarle. Presentatevi. Bonjour, je m'appelle Bastien, j'habite à New York, mais je viens de Paris en France. Ma famille est du sud de la France et je parle donc français, anglais et un peu d'espagnol et de chinois mandarin. Hola a todos, me llamo Santiago, Santi Barragán en Instagram y soy de España, de Madrid específicamente, y vivo en Londres actualmente. Hablo inglés fluido, además de sueco también, portugués y estudio ruso. Bene. Allora, benvenuti a questo gioco e secondo me possiamo già partire con la prima parola. Allora, l'oggetto che dovete indovinare è una cosa che sta in cucina. Quando si è finito di mangià, si deve rigovernà. Per prima cosa si deve levà i ciottoli dal tavolino e si mettano nell'acquaio. Nell'acquaio per rigovernà serve il sapone e serve l'acqua. L'acqua sorte da codesto oggetto costì che dovete indovinà voi. C'est un objet qui Sì, est utilisé dans une cuisine. sì, Está en la cocina sì, sta in cucina. Ok. y se utiliza para servir agua. Sì. Para servir agua. Ok. Non so se servire ha lo stesso significato, però vediamo, continuiamo e forse sì. Vale, vale. C'est un objet qui peut se casser si on Mh, le fait tomber. no, no, Non. non penso che pole cascà. Se casca vuol dì che c'è qualche problema. Di solito non casca. Es una herramienta de cocina, ¿verdad? Que se utiliza. Que se Non ho utiliza. No. ramenta non so bene cosa significhi, provo a capirlo in altro modo. Utensilio. Mh. Utensilio de cocina. Sì, è un non è un oggetto piccino oppure che si vuole spostà facilmente. È un oggetto che di solito sta fermo nella cucina. Ujú. È parte quasi diciamo dell'arredamento della cucina, parte delle cose che stanno fisse nella cucina. Ok. Ok. E quando si deve rigovernà i ciottoli, dopo che si è mangiato, bisogna metterli appunto c'è l'acquaio, è parte integrante quasi dell'acquaio, ecco, c'è l'acquaio e c'è anche questa cosa qui da dove ci sorte l'acqua. C'est un objet qui peut se tenir dans la main. Ehm, no, diciamo è fermo al muro, però solitamente a volte ce ne sono alcuni che con la mano gli si puole spostà, si possono far fare delle rotazioni. Però sta fermo attaccato al muro, da un lato. E ci sono tutte le tubature che ti consentano di far sortire l'acqua. Pas Ujú. facile. Ok. Creo que lo tengo, pero estoy entre dos palabras. Okay. E diciamo appunto che la cosa più essenziale è che è in un oggetto che sta proprio insieme all'acquaio. Senza quello l'acquaio, non servirebbe a nulla. Bisogna che tu c'abbia l'acquaio e c'abbia anche quello per poterlo riempì con l'acqua. Ujú. Da lì ci sorte l'acqua. Ujú. Ok.
C'est un objet qui est fixé au mur et qui donne de l'eau. Esattamente. Ok. Perfetto. Allora, se volete, potete già scrivere tutti la vostra parola. Je crois que je l'ai Ditemi quando l'avete aussi. scritto. Siete pronti? Allora, perfetto. Mostrate la vostra parola. 3, 2, 1, via. Robinet. Grifo. Aiuto, non si vede. La cannella. La cannella. Oh, ok. Sì, allora, in italiano è rubinetto, quindi è simile al francese. Ah, Vai, d'accord. spiega pure. Eso, no sé si es la palabra, la misma palabra a la que he llegado a la conclusión. Canela, ¿cómo es? ¿Cómo se pronuncia? Cannella. La cannella. Canela. Ok. Robinet. In Vale. italiano Y grifo. è lo stesso anche di una spezia. La cannella sarebbe anche una spezia, però noi in Toscana si usa per indicare il rubinetto. Ujú. Invece Vale. com'era la tua parola, scusami? Grifo, sí. Grifo. Grifo, sí, es grifo. Grifo es el de donde sale el agua en la Ok, cocina. perfetto, quindi credo che alla fine si è indovinato tutti. Allora, passiamo alla seconda parola. Allora, questo è un personaggio. Allora, il contesto dove si trova questo personaggio non è serio. Si gioca, siamo a giocare. È un omino che è sempre insieme a altri due. Quest'altri due hanno tutte e due la corona sul capo. C'è una donna e c'è un regio. Tutte e tre insieme vogliono dire qualcosa. Ci sono anche altre cose nel contesto, però ecco, c'ha un valore, questa banda di 3 personaggi tutti insieme vogliono di qualche cosa, c'hanno un valore. E di tutte e 3, questo omino è quello che c'ha il valore più basso di solito. Mm. Ok. Entonces, eso es un personaje, has dicho. Mhm. Y lo demás no lo he entendido muy bien. Em, ¿Podrías repetir un poco la pista, un poco a lo mejor más resumida? Allora è un personaggio e quindi fin qui ci siamo. Il contesto Ujú. dove si trova questo personaggio non è che è una cosa seria, cioè è un personaggio che si trova quando siamo a giocà. È una cosa di gioco. Diciamo che sta sempre insieme a altri 2 personaggi. E quest'altri 2 personaggi sono una donna e un regio. E insieme vogliono dì qualcosa, c'hanno un valore. Ci sono anche altri elementi in questo contesto, però, mhmm, diciamo che di tutte e 3 lui è quello che vale meno. Un peu plus dur. C'est un personnage c'est un personnage ou c'est une personne qui fait un métier, qui travaille et qui a une fonction? È un personaggio che non esiste, non è una persona vera. Esiste in un certo contesto. Un contesto magari, qui in Toscana si vede spesso al bar dove ci sono spesso vecchi che sono a sedè, che, bevono un bicchier di vino e magari fanno questo gioco. C'est un personnage non réel d'un conte de fées. È il personaggio d'un gioco. Di più giochi in realtà, di un contesto di gioco. Ujú. Quando il gioco comincia si scozza delle cose, si scozzano, si danno e poi si guarda cosa succede. Ho paura che se vi dico troppe cose poi lo capite facilmente, però forse vi sto confondendo. Ay, Dios. Mm. Allora, in Italia ci sono più tipi di questo gioco, ma in Toscana si usa le stesse che si usano in Francia. Invece al sud solitamente si dice ci sono quelle napoletane e invece in Toscana si usano quelle francesi. Intéressant. Un gioco dove, diciamo, ci sono delle figure
e ci sono dei numeri, qualcosa che si tiene in mano e si gioca in più persone, anche da soli in realtà, però di solito in più persone. Mm, Un gioco no. vecchissimo, un gioco da taverna, diciamo, è un gioco proprio antico e ancora oggi al bar magari ci si gioca. E ci sono dei numeri e 3 figure che fanno una scala di solito, dove c'è il regio, che è quello più importante, poi c'è la donna e poi c'è il nostro omino. C'est un personnage Di qui est dans un groupe de 3 personnes? Mhm. Sì. Di 3 persone, quindi fanno una scala. Queste 3 persone si dice che sono una scala. Scala reale o non solo. La No se donna me ocurre. sarebbe la regina, però non si dice la donna. O sea, una señora. No, il personaggio è un maschio, però questa scala di 3 persone è composta da il nostro, poi c'è la donna e poi c'è il regio. E di solito vengano dopo il 10. Si fa una scala fino al 10, asso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e poi c'è questo personaggio, la donna e il re. Ci sono le picche, ci sono i mattoni, ci sono i fiori e i cuori. Ah, je ne sais pas. Pues no tengo ni idea. Allora vi dico che il gioco è il gioco delle carte. Le carte. Gioca a carte. Quando ci si siede a tavolino si gioca a carte. Si scozza il mazzo di carte e si danno le carte. Ok? Ah, vale. Vale. A ver, bueno, voy a ver qué pongo, no sé. Vale. Creo que tengo una Capito? palabra. Tengo una palabra, sí, pero no sé si Ok. es. Je n'ai pas d'idée. Ce l'avete tutti? Rien Gioca du a tout. carte. In Toscana ci sono le carte francesi. Almeno di solito non si usa quelle, che sono diverse da quelle napoletane. Quelle napoletane hanno i denari, invece non ci sa appunto le carte come le usano in Francia, almeno. Dovrebbe essere così. Niente, nessuna idea. Chiedimi se vuoi qualcosa che ti possa aiutare. Ha capito il contesto? El contexto que yo me imagino es que, o sea, tú has explicado que tiene que ver con una carta, o sea, una baraja de Mhm, cartas, y que hay esatto, un orden de personajes en esta baraja, y tú estás hablando de uno de esos personajes, que esatto, va por encima de la señora, por encima de esatto. la... Cioè, y por encima del il rey, has regio, dicho. esatto. Il Por regio è quello più encima, alto di tutti, poi c'è la donna e poi c'è quello prima. Quello dopo il 10. pues, no sé cuál es ese personaje, pero creo que he entendido eso. E di solito si conosce anche col nome inglese. C'è una parola col nome, una parola inglese, a volte quando ci si gioca, insomma, si usa anche quella. Ah, vale, vale. Bueno, no sé, tengo Perché, algo, pero... perché hanno anche una letterina segnata a volte. Va bene, Ujú. proviamo a vedere cosa viene fuori. Allora, chi ha qualcosa da dire? Vediamo un po'. Scrivete pure, mostrate le parole. 1, 2, 3, Em, vai. a ver, yo tengo Joker, Oh, Mhm. pero no sé si es la correcta. Creo que no. Allora, noi si dice il gobbo, però in italiano è il fante e in inglese è il jack. È questo qui. Lo so portato. Joker. Ah, claro, claro, claro. Queste ¿Ese cuál Joker. es? invece sono le carte toscane. Ese, Dov'è? M'è ¿cuál? caduto. Anda. Vale, vale, vale. Bueno, muy bien. Oh, ça a du sens maintenant. Une carte. D'accord. Mhm. Claro. Sto mettendo male? Scusate, dov'è? J'avais compris le Eccolo qui, roi l'ordine. et je cherchais un Il personnage de regio. conte qui allait. Ce la faccio. Ouais.
Non ce la sto facendo a metterle bene, eccole qui. Allora c'è il regio, la donna e il gobbo. No, ora ce la faccio, il gobbo. Sí, 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 sí. Le joker. E magari in queste carte qui si dice il jack. Ujú. No sé cómo se dice en español, la verdad, porque no juego mucho a las cartas, entonces no, Ah, no me acuerdo. No me acuerdo, pero sí conozco la carta, vale, perfecto. e se non mi sbaglio queste sono le carte francesi. Dovrebbero essere uguali alle carte francesi, Hmm. credo. Non. Moi, je Che cherchais sono diverse da quell'altre. le mot carte m'a mis sur une fausse piste. Je pensais à un personnage qui Ah. cherchait comme une carte au trésor que le roi avait dit part à l'aventure Mhm. et Ah, c'était pas sì, sì, bon. sì, sì. Avevo paura che fosse magari troppo facile, quindi ho evitato di dirvi le carte subito, invece magari ve l'avrei potuto dire prima delle Ah. carte. Vi ho confuso. Français, ça se prononce et s'écrit pareil, joker. Ah, ok, Ok. perfetto. In realtà non lo so perché noi si dice il gobbo, in realtà gobbo è una parola nemmeno troppo bella, cioè indica una persona che è brutta. E invece, poveretto, alla fine è semplicemente un fante. Però nessuno di noi dice fante, no? Si dice gobbo. Per nessun Ujú. motivo, quindi pazienza, poverino. Sí, genial. Bueno, pues interesante, interesante la palabra. Volendo si può passare alla terza parola. Questo è invece un animale, però direi un animalino. Quando è il Ujú. suo tempo, se sorti fuori, dove guardi lo trovi. Guardi per le terre lo trovi di sicuro. Se sei sortito magari a fa' 'na scampagnata e ti sei fermato magari a mangià fuori, ti dà anche un po' noia perché ti rampica da tutte le parti. Volendo ci sanno noi 2 parole per descrivile. Una è quella rossa, che noi si chiama ghizza, c'ha il capo rosso, si chiama ghizza e quella pinza. Invece quell'altra, quella che dovete indovinà voi, penso che è pinzi. E non è rossa, c'ha il capo tutto nero. Per il resto poi so' uguali, son lo stesso animale. Sono animali che son bellini da guardà, almeno da bimbi garba a tutti un monte fermarsi a guardarli, perché, sono animalini interessanti, fanno un monte di cose, trasportano la roba. Di solito a bimbi gli garba guardarli, almeno io ci ho perso l'ore. Ok. Es un animal pequeño. Mh-mh. ¿Y qué come? ¿Qué come? ¿Has dicho que come algo? È un animale sì, un animale piccino che quando è il suo tempo fuori lo trovi da tutte le parti. Poi c'è anche un periodo che non è il suo tempo e quindi si trova meno. Ma quando è il suo tempo sta sicuro che dove guardi lo trovi. Ehm, Dicevo che se sei sortito magari a mangià fuori, fa' 'na scampagnata, un picnic fuori, ti dà anche un po' noia perché ti rampica da tutte le parti, sul mangià, addosso, devi scote di continuo la tovaglia o dove sei, ecco, perché ti rampica dappertutto. E ce ne sono di 2 tipi, almeno qui ce n'è una che c'ha il capo rosso e che noi si chiama ghizza, e invece quell'altra che è tutta nera, non pinza quella, penso che non faccia niente. C'est un animal qui monte la garde? Non. Ou pour Non ho capito. qui Che fa la guardia a qualcosa? qui est dangereux, non? Seguro, sécurité, Mh. non. Donc c'est Que un está a la petit guardia, animal. ¿no? Que está. Ouais, c'est ce que j'ai compris, qui monte la garde. Okay, è un animale non è domestico, è selvatico, cioè si trova in natura, Sí. Ok, non è un animale tuo proprio. d'accord. Ehm, Cuál es su hábitat, su ecosistema por lo e general? sì, sicuramente per le terre lo trovi da tutte le parti, quindi in un prato, sul Y terreno vuela, via direi. vuela, el animal vuela. Ce n'è un tipo che vola, ma di solito no. Ce n'è un tipo che ce l'ha l'ali, ma di solito quelle standard diciamo, quelle normali non volano.
Ah, o sea que no vuela, pero es un pájaro. Es una ave. Es una ave, pero no vuela No, mucho. non è un'ape, cioè Ah, no l'api es. vola no, no, no. Però è di grandezza è simile, forse è anche più piccino di un'ape. Ajá. C'est un petit animal Quasi Ok. qui... l'animale più piccino per antonomasia, l'animalino più piccino che ti vuole venire in mente. Ok. C'est un oiseau qui ne peut pas voler et qui peut aller sur l'eau, sur No, la non è un terre. uccello, non è un uccellino, Hmm. non è un uccello, è un insetto. Es un insecto. Es un Mh-mh, insecto, vale. sì. Y. Vale. Y come de todo lo que haya, como los insectos en general. Vale. Y no vuela. Mh. No vuela. No, cioè, un tipo di sicuro vola, ma di solito no. Vale. Y È es. pic Y è piccinina, è nera. dentro del tamaño de los insectos, es como de tamaño más grandecito. ¿Es de los más grandes de todos los insectos? ¿O es mediano? O. Rispetto a tutti gli insetti dici? Sí, sí. Ma, ce n'è di più grossi, cioè per esempio un grillo, una cavalletta sono tanto più grossi di questo. Questo è piccinino Ajá. e rampica da Es ma- tutte le parti, entra dentro il mangià, entra dentro se trova una briciola la raccatta. Ujú. Prende sempre tutte le cose che trova da mangià per portarle nella sua casa e fa le scorte per l'inverno. Vale. Bueno, creo que tengo algo. Je pense que j'ai quelque chose, mais je pense pas que ce soit bon. Y, o sea, que es más frecuente ver a este insecto en las casas en el verano más que en el invierno. Sì, ma sì, di Vale, sicuro vale. più di tanti altri. A volte nei buchi passa, nei buchi dei muri e ce lo trovi. Vale, vale. Je suis Uno pas degli sûr. insetti più comuni. Si mostra cosa avete scritto? Sí. 1, 2, 3, prego. Ok. Y yo he escrito cucaracha. E io ho scritto la cudera, Un che cafard. sarebbe in italiano è la formica. Une fourmi. Una hormiga. Ahí. Muy bien. Bastante pequeñita, sí. Eh sì, piccinina, piccinina anche lei. Fourmi en français. E com'è in francese? Come sarebbe formica in francese? Une fourmi? Fourmi, okay. Ujú. E in Y en, spagnolo avevi indovinato? en español es hormiga, lo voy a escribir. Ah, okay, Pero es como en italiano, me parece, ¿no? okay, Muy similar. come Es. all'italiano. Sì, sì, Sí. penso si pronunci molto Hormiga. simile all'italiano. Allora, Muy bien. Ya, o sea, perfetto. yo en verdad creo que tu definición estuvo bastante exacta porque yo pensé hormiga, pero en el último momento, cuando te pregunté eso de las ves más frecuentemente en el verano en las casas, dije, bueno, a lo mejor es una cucaracha porque en España al Hmm. menos se ven Ah, más cucarachas en verano, ¿sabes? okay, okay, J'avais okay. hésité. Un insecte qui ne peut pas voler, mais qui peut voler, mais en général ne vole pas. Il y en a. Ouais. Ci sono anche le formiche, diciamo, che c'hanno l'ali, però son meno Oui, frequenti, ecco. ça a Di du solito ci sens. sono quelle che non volano. Mhm. Allora, possiamo andare alla quarta parola, se volete. Ujú. Allora, questa parola indica una persona che, gli fai qualsiasi cosa e a lui gli dai noia. Magari gli fai 2 versi e ti si rigira subito. Gli dici una cosa magari anche per ruzzà e lui se la piglia. Quello che gli fai lui un vole. Volendo, riprendendo una parola di prima, si vuole che si inghizzisce da ogni cosa, quindi la ghizza, che è la formica rossa, si vuole riprende per usare, per diciamo inghizzirsi vuol che una persona s'arrabbia di tutto. Una persona che qualsiasi cosa gli fai, gli dai noia Una e persona. Ok. si lamenta di tutto quello che gli fai. In toscano il nome viene da un frutto parecchio tenero, penso perché voglia che
il frutto è così tenero che quando lo tocchi si sfà. Ujú. Entonces, Oh, a ver, es una persona, hablas de un estado de ánimo también, me parece. È un aggettivo riferito a una persona. Ujú. d'accord. Donc c'est un adjectif pour définir une personne qui, Mhm. qui a une connotation avec un fruit. Una persona che si arrabbia e si lamenta di tutte le cose che gli fai, non gli va bene nulla. O sea, se enrabieta, ¿no? O se molesta cuando... Y ahí te pierdo un poco. ¿Cuándo se molesta esta persona en general? Magari, ma alla fine quasi per tutto, se gli fa un complimento magari non vuole, oppure anche si lamenta per qualcosa che gli è successo e che gli ha dato noia, gli dà noia tutto, magari si lamenta se è iniziato a piove e lui dice ah la pioggia e si lamenta, gli dà noia la pioggia, oppure se va fuori e c'è troppo sole, ah accidenti, troppo sole, mi dà noia. Sì, di tutto, Vale, si può lamentare di tutto. ujú. Y la palabra esta es un adjetivo. Sì, Vale. probabilmente ci sono anche più modi per indicarlo. Ci sono anche più aggettivi probabilmente. È abbastanza Ujú. generico. Ah, vale, como algo genérico que se llama a una persona en plan cuando Sì, está, sí, sí, vale. Por ejemplo, si se molesta porque esto, se molesta porque lo otro, pues eres una bla bla bla, ¿no? Lo que sea. esatto, sì, è Ujú, una persona molto in quel modo lì. ujú. Y bueno, es un adjetivo negativo, supongo, claro. Sì, abbastanza, ecco, direi di sì. Magari se lo dicono anche i bimbi, si dice anche riferito ai bimbi delle elementari, bimbi piccini, quando ce n'è uno che magari piange sempre, è quello che piange sempre. Ah, mamma mia, quel bimbo com'è? Ujú. Y esta persona se queja mucho, Sì, se non ho queja. capito bene. Non Se- capisco. esta persona le gusta todo el rato decir cosas como negativas acerca de su Ah, vida, de lo que le pasa en su vida, ¿no? sì. Como lamentarse Sì, de, oh, me esatto. está pasando esto, oh, me está pasando lo otro. Vale, Esatto. vale. Si lamenta di tutto. De todo. Vale. D'accord. Sì. Une personne qui se plaint beaucoup, qui est négative et qui... On sait. Sì, appunto, soprattutto si potrebbe magari appunto d'un bimbo, no, che magari c'è un gruppo di bimbi che, se la prendono sempre con uno perché è quello che piange sempre. Da bimbi c'è Mm, sempre quello che piange più di quell'altri. E si dice: "Ah, los, quel bimbo come è", così. ujú. Vale. Bueno. Okay. Personne qui n'est jamais Una contente, fa qui se plaint beaucoup. Euh, Bueno, tengo una palabra, pero no sé si es al 100%, pero bueno, creo que se parece a lo que describes. alors je comprends, je pense avoir trouvé, mais je cherche l'adjectif qui correspond. mh. Euh, Ti può essere d'aiuto qualcosa che ti posso dire, qualcosa che non hai capito? Fammi pensà. Appunto una persona che, si lamenta in modo proprio, noioso di tutto. Ujú. Non so non so questo se si può dire, quindi lo dico, ma eventualmente si può tagliare. C'era un Ya. personaggio, famoso diciamo nei libri di Harry Potter, se li conoscete, che era un fantasma che stava dentro un gabinetto, il fantasma di una bimba, che piangeva sempre e c'ha un nome esattamente significa questa cosa qui. Ujú. Vale. Bueno, yo tengo una palabra, creo que se parece bastante a lo que dices, Mh-mh. pero, pero bueno, no sé. je pense pas qu'on ait un mot spécifique pour ça. Je peux pas, j'en trouve pas un, mais je comprends le sens. Euh, Vabbè pazienza, se la parola è specifica quasi meglio della generale. Avete scritto tutti qualcosa? Allora ok. poi quando ci siete
3, 2, 1, mostrate pure. Méprisant ou mécontente? Mhm. Y yo he escrito amargada, pero amargada refiriéndome a una persona amargada, Mm. que significa eso. In toscano noi si dice ficoso. Chicos. Ficoso come appunto il fico, che è un frutto piuttosto tenero, che come lo tocchi si sfà. In italiano sarebbe piagnucolone e in inglese avevo trovato moaner, whiner. Ajá. Vale, vale, sí. Qui se, Yo, qui se la plaint. palabra que he puesto es como bitter, like Mm. someone that's bitter. Mhm. Porque creo que para la otra palabra como moaner, no, no sé si habría una palabra. Pero bueno, es Ok, parecido, es parecido. ok. On n'a pas un mot particulier pour le définir, mais c'est une personne qui se plaint tout le temps. On a des mots un peu plus vulgaires pour le définir. Je ne sais pas si c'est Ok. approprié. Quindi me la cerco dopo, magari su Google. La cerco. Va bene, perfetto. Direi che ci si può avviare all'ultima parola. Perfecto. Dernier mot, c'est parfait. Eccoci qua. Allora, questo è un oggetto che serve a fatti sta bene. Di solito si usa la sera dopo cena. Uno magari ha finito di mangiare, poi si mette bellino a 10 sul materasso e questo oggetto ci si mette il capo. Il nome di questa parola in realtà viene dall'altro modo, quindi dal modo italiano di gote. Però è buffo perché in Toscana non si dice mai quella parola per indicare le gote, si usa solo qui. Questo oggetto serve per appoggiarsi, per appoggiare il capo. Dopo che ti sei messo a 10 sul materasso, ti serve anche qualcosa per appoggiare il capo. Para apoyar la cabeza. La Eh cabeza. sì, sì, sì. Ok. Y se pone en la cama, en el sofá, en Sì, el sì, coche, en el asiento del coche. diciamo che in toscano questa parola indica soprattutto quello che sta nel letto. Quell'altri, sì, forse si chiamano più in un altro modo. Questo qui è proprio quello specifico che sta nel letto. Ok. Entonces es un objeto que se utiliza para apoyar la cabeza. Te lo puedes Sì. poner en la espalda si quieres también, ¿no? O en los Oh sì, pies. sì. Sì, sì, sì. Vale. ¿Y es blando? ¿Es blandito? Non so, non capisco bene cosa significa. Es Penso blando, che no es duro. No es duro. No esatto, è es. morbido, sì, Vale. sì. È morbido e dentro ci si può le mette, le piume oppure, Plum. non lo so. Sí. Vale, vale. Lo tengo. pensais, je pensais avoir Eh, trouvé un mot, mais maintenant j'ai un doute. Je pensais que c'était quelque chose pour se brosser les cheveux ou se brosser les dents, peut-être. è la cosa diciamo più comune che c'è sul letto per appoggiarci il capo. Quando uno va a letto appoggia il capo su questo oggetto qui. Ujú. Sì, e appunto in toscano prende il nome dalla gota più che dal capo. Quindi teoricamente dice che ci stai appoggiando una gota, Se però te, in se te realtà pueda, se te queda la marca de eso en la cara a veces. O no, cuando penso te no, quedas aspetta, dormido. ridímelo. Tú lo utilizas para dormir, ¿no? Esto se utiliza para dormir. Esatto, sì, sì. Sì, sì, Vale, sí, sì. sí, sí. Vale, vale, vale. È quello che usi proprio per dormì. E te ti metti a letto, ti metti insomma sdraiato a 10 sul letto, ti tiri sulle coperte e sotto il capo c'hai questo. Donc c'est un objet pour dormir. Mh-mh. Euh, Che c'est sta quel- nel letto. Fa proprio parte del letto. Nel letto c'è il materasso, c'è il lenzuolo, Sí. c'è le coperte e poi c'è quella cosa lì che si mette dentro una federa, Ujú. e Sí, ci s'appoggia il capo. se mete dentro de una funda y se puede, o sea, es transferible, no es como Sì, sì. parte de ahí permanente, claro, claro. Esatto, Vale. esatto.
Nell'immaginario collettivo, quando siamo piccini, quando siamo adolescenti, si fanno le feste e ci si tirano. Ma in realtà io non l'ho mai fatto. C'est un objet que l'on porte ou sur lequel on se pose? Sulla quale ci si appoggia, ci si posa. Sul quale ci si appoggia il capo. D'accord. E in realtà, appunto, si diceva prima, le potresti mettere anche sul divano, su una poltrona, però questo qui è quello specifico che sta nel letto. C'est pour la tête, pour Esatto, le quello. support. Mh-mh. Pour avoir trouvé. Perfetto. Allora, se avete scritto tutti, si può mostrare la parola. Prego. 3, 2, 1, prego. Un oreiller. Aspetta, Pardon. ti sei sfocato un pochino, non vedo. Un Ah, eccolo, coussin eccolo lì. ou Ajá. Oh, eccolo lí, ok. un oreiller. Perfetto. Y en español he escrito cojín o almohada, que hay dos palabras para la misma cosa. Bello. Noi si dice guanciale, perché appunto ci si appoggia la guancia, che in realtà in toscano noi non si dice guancia, si dice gota. Quindi alla Anda. fine sì. E però è il guanciale, mentre in italiano dicono il cuscino, che è simile appunto a tutte le altre parole come che avete fatto vedere voi. D'accord. E buffo che il guanciale in realtà è anche il nome di un salume, quindi c'è il prosciutto, c'è il salame e c'è il guanciale anche, che è la parte appunto del maiale Ah, che la è joue. vicino alla gota. Mm. Però noi si usa per il cuscino, comunque ecco, per il guanciale. En français, un oreiller, et l'oreille, c'est Mhm. cette partie-là du corps, pour entendre. Mhm. Et un coussin, en général, ce n'est pas sur le lit, mais c'est sur un canapé, par exemple, un sofa. Ah, ok. Quindi è quello che si può le mette anche sul cuscino, sì, sul divano, su una poltrona, ok. Tout à fait. Sí. Pues en español, cojín es para sea el sofá o sea la cama o sea lo que sea. Y almohada, que es la segunda palabra, es más apropiado para una cama. Y suele ser más Ok. grande, me parece, como más larga. Ho Sí. capito. Bene, direi che siamo arrivati in fondo a queste parole. Mi Merci. dispiace se quelle nel mezzo sono state un po' difficili, scusatemi. Hey, it's Norbert here. Thanks for watching. Did you know that now you can join our Discord community? It's a free platform where people can talk and hang out. There are text channels and voice channels dedicated to different languages. I particularly like the voice channels where people can have voice chats with other members. You can practice the languages you're learning, you can find a language exchange partner, and there are also mutual intelligibility channels for different language families, so you can recreate the kind of experience that you can see in the videos on this channel. Go and check it out now. I think you're gonna like it. I'm sure you're gonna like it. Just go and check it out now.